Benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questo cappellino a trecce che sembra lavorato ai ferri, ma che in realtà è fatto con l'uncinetto. Per il filato potete utilizzare qualsiasi tipo di filato. Io ho usato un acrilico, l'importante è che sia un filato abbastanza spesso. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale, mi farebbe molto piacere, ad attivare la campanellina, in modo che ogni volta che pubblicherò un nuovo tutorial sarete avvertiti. Il filato che ho utilizzato per il cappellino è un 100% microfibra PC alta qualità Crilli della Mondial. Ho utilizzato due gomitoli da 50 grammi l'uno per 133 metri di lunghezza l'uno, un uncinetto della misura adeguata al filato, quindi nel mio caso un 4 mm, un marcapunti, un ago da lana, un paio di forbicine e poi vi servirà anche un metro da sarta per prendere le misure della circonferenza della testa. Il nostro cappellino sarà lavorato quindi con una lavorazione a pannello, ovvero montando su un certo numero di catenelle determinate dall'altezza del cappello, che poi lavoreremo in giri di andata e di ritorno fino a raggiungere la lunghezza che ci serve. Lavoreremo insieme quindi il bordo, il motivo a treccia e anche la parte della chiusura che ci aiuterà poi a facilitarne appunto la chiusura quando andremo a stringere il cappellino. Vediamo quindi adesso come andare a sviluppare tutte queste misure che ci servono. La prima misura che ci serve sapere è la circonferenza della testa, quindi con un metro da sarta prendete la misura della vostra testa passando con il metro a un centimetro sopra alle orecchie. Nel mio caso è 54 centimetri. Il cappello però è un indumento che deve essere indossato in maniera abbastanza aderente, quindi io da questi 54 centimetri vado a togliere circa 10 centimetri, quindi ottenendo come lunghezza effettiva, quindi questa parte qua, tutto questo pezzo qua, deve essere lungo, nel mio caso, 45 centimetri. Adesso dobbiamo andare a ricavare invece l'altezza del cappello. Andremo a ricavare prima l'altezza del motivo a trecce, l'altezza poi del bordo e l'altezza della chiusura e ci serviranno per poter montare il giusto numero di catenelle. Quindi andiamo a calcolare l'altezza del motivo a treccia facendo la circonferenza, quindi 54 cm diviso per il pi greco, che è una formula fissa, quindi 3,14, ottenendo come risultato 17,19 cm. Io arrotondo per difetto e quindi so che il mio motivo a treccia deve essere alto 17 cm. L'altezza del bordo, quindi in questo caso questo pezzettino qui, ho deciso che la farò alto circa 8 cm. Mentre per quanto riguarda l'altezza della chiusura, quindi bordo 8 cm, treccia 17 cm, chiusura circa 1 centimetro. Quindi sommando i 17 cm, gli 8 cm e 1 centimetro mi dà come risultato l'altezza totale del cappello deve essere di 26 cm. Deve essere alto 26 cm e lungo 45 cm. Adesso io queste misure le devo trasformare in catenelle, quindi dovete fare un campione di tensione e vi consiglio di lavorare un modulo a treccia, quindi partendo dal giro 1 fino ad arrivare al giro numero 16, in modo che vedete bene in base al vostro filato e anche al numero di uncinetto che utilizzerete quante catenelle avviare. Io l'ho già fatto e ho stabilito che per fare il bordo e la chiusura, che sono a maglie bassissime, mi serviranno per la chiusura circa 5 catenelle, mentre per il bordo mi serviranno 16 catenelle che poi andrò a lavorare a maglia bassissima, mentre per il motivo a treccia ho stabilito che mi servono 2 ripetizioni
del suo multiplo che è 16, quindi 32 catenelle. Quindi in totale io dovrò avviare 53 catenelle più una catenella per girare. Quindi inizio il lavoro avviando le mie catenelle. Nel mio caso ho calcolato che devono essere appunto 53 più una per girare. Realizzate le mie 53 catenelle, ne aggiungo una per voltare il lavoro e adesso inizierò la lavorazione del cappello vera e propria. Inizierò facendo 16 maglie bassissime che mi servono per creare il bordo. Quindi salto la prima catenella dall'uncinetto e mi inserisco nella seconda e vado a fare una maglia bassissima. E continuo così per fare in totale 16 maglie bassissime e 16. A questo punto mi segno la 16ª maglia bassissima che ho fatto con un marcapunti. Adesso andrò a creare il motivo a treccia. Per farlo abbiamo detto che ho bisogno, nel mio caso, di 32 maglie, perché appunto il multiplo della treccia è 16 maglie, ripetuto per 2 volte nel mio caso. Se voi avete utilizzato un filato più sottile, ovviamente vi servirà ripetere il multiplo più volte. Per realizzare il motivo a treccia io andrò ad utilizzare una variante della maglia bassissima, chiamata punto virgola. Il punto virgola si fa mettendo il filo sull'uncinetto, entro nel punto, tiro fuori il filo e faccio passare questo filo attraverso i 2 anellini. Ve lo faccio rivedere. Filo sull'uncinetto, entro nella catenella, tiro fuori il filo e faccio passare questo filo attraverso tutti e 2 gli anellini. Potete aiutarvi con il pollice, ovviamente cercate di non fare le maglie troppo strette, altrimenti dopo diventa più difficile da lavorare. E proseguo con i punti virgola facendone in totale 32. Terminati i 32 punti virgola della treccia, vado a fare la chiusura di 5 maglie bassissime. Una catenella e volto il lavoro. Da adesso in poi lavoreremo ogni giro facendo le maglie in costa dietro, tranne nell'ultima maglia di chiusura in cui entreremo in entrambe le asole. Quindi ripeto il secondo giro facendo 5 maglie bassissime, trentadue punti virgola, sempre in costa dietro. Fatti i 32 punti virgola, vado a togliere il marcapunti, faccio la prima maglia bassissima del bordo e rimetto il marcapunti. E vado a finire il giro facendo in totale 16 maglie bassissime. E termino facendo l'ultima maglia bassissima prendendo entrambe le asole. Una catenella e questo sarà il risultato. Volto il lavoro e vado a ripetere 16 maglie bassissime in costa dietro per il bordo. Faccio l'ultima maglia bassissima del bordo, tolgo il marcapunti e lo rimetto.
Adesso andrò a lavorare la parte della treccia facendo 4 punti virgola, quindi 1, 2, 3 e 4, 8 catenelle volanti, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mi metto già il filo sull'uncinetto e vado a saltare 8 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nella nona vado a fare 4 punti virgola, quindi 1, 2, 3 e 4. E questo è il risultato. In questo modo io ho lavorato le mie prime 16 maglie della treccia. Adesso dovrò ripetere questa sequenza, quindi andrò a ripetere 4 punti virgola, 1, 2, 3 e 4, 8 catenelle, 4, 5, 6, 7 e 8. Mi metto già il filo sull'uncinetto e vado a saltare 8 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nella nona vado a fare un punto virgola. Termino quindi con 4 punti virgola in totale. Uno l'ho già fatto, 2, 3 e 4 e così io ho completato la mia ripetizione di 16 maglie più 16 maglie per fare la treccia. Termino il giro quindi facendo le ultime 5 maglie bassissime che sono quelle della chiusura. L'ultima, mi raccomando, prendete sempre entrambe le asole. Una catenella e volto il lavoro. Vado a ripetere le 5 maglie bassissime della chiusura. 1, 2, 3, 4 e 5. E adesso dovrò andare a fare un punto virgola su ogni punto virgola, quindi per un totale di 32 punti virgola, comprese anche ovviamente le catenelle volanti che ho fatto prima. Quindi comincio 1, 2, 3, 4 e adesso dovrò andare a lavorare sulle catenelle. Mi raccomando, fate attenzione di lavorare nello stesso verso, sempre nello stesso verso, quindi senza girarle e attorcigliarle. In questo modo qua. Entro semplicemente così. Faccio l'ultimo punto virgola e questo è il risultato con le catenelle lavorate. Tolgo il marcapunti e mi vado a fare le 16 maglie bassissime del bordo. Terminata l'ultima maglia bassissima faccio una catenella e volto il lavoro. Inizio quindi il quinto giro ripetendo le 16 maglie bassissime del bordo. Faccio l'ultima, segno sempre con il marcapunti in modo da non perderla di vista. Vado a ripetere un punto virgola in costa dietro in ogni maglia. Terminato l'ultimo
punto virgola, vado a fare le 5 maglie bassissime della chiusura. Prendo tutte e due le asole dell'ultima maglia bassissima, una catenella e volto il lavoro. Nel sesto giro ripeterò le 5 maglie bassissime della chiusura e un punto virgola in ogni maglia. Terminati i 32 punti virgola, finisco il giro facendo le 16 maglie bassissime del bordo. Quindi, terminato il giro numero 6, faccio la catenella, volto il lavoro e inizio il giro numero 7 facendo le mie 16 maglie bassissime del bordo. Ripeto anche in questo giro i 32 punti virgola. Termino facendo le 5 maglie bassissime della chiusura, una catenella e volto il lavoro. Inizio l'ottavo giro facendo le 5 maglie bassissime, e ripetendo i 32 punti virgola. Termino l'ottavo giro facendo le 16 maglie bassissime del bordo. Una catenella e adesso io ho lavorato la prima metà della treccia. Nei prossimi giri andremo ad intrecciare in questi fori qua via via il lavoro mentre lo facciamo. In questo modo daremo proprio la classica forma della treccia. Quindi volto il lavoro e inizio il nono giro facendo le 16 maglie bassissime. Quindi l'inizio e la fine non cambiano, cambierà il modo in cui verrà lavorata la parte della treccia. Terminate le 16 maglie bassissime del bordo, dovremo andare a lavorare la seconda metà della treccia, che è quella parte in cui si va ad intrecciare e a formare proprio la treccia vera e propria. Per farlo seguiremo la stessa sequenza che abbiamo utilizzato nel giro numero 3 con delle piccole variazioni. Infatti dovremo andare a lavorare le maglie che avevamo saltato e portando il lavoro sul dietro in modo da dare appunto questo movimento alla treccia. Quindi vado a fare 4 punti virgola, 1, 2, 3 e 4. Arrivato a questo punto nel giro numero 3 avevamo fatto 8 catenelle. In questo caso non andremo a fare 8 catenelle ma andremo a lavorare 8 punti virgola nelle maglie che avevamo saltato. Quindi filo sull'uncinetto e prendo la prima maglia libera. Faccio la prima, 2, 3, 4 e abbiamo detto che però dobbiamo portare il lavoro sul dietro, quindi io mi fermo a circa la metà, quindi in questo caso faccio 4 punti virgola, allungo un attimino il filo, sfilo l'uncinetto, prendo il filo che è attaccato al gomitolo e me lo porto in quest'angolino qua a destra, in questo modo qua. Mi raccomando, fate questa operazione perché sembra una banalità ma in realtà è importantissimo in modo da fare intrecciare bene il filo, in modo che nel giro successivo il filo si sbroglierà. Prendo poi il lavoro che avevo allungato e semplicemente lo porto sul dietro, in questo modo qua.
Reinserisco l'uncinetto nel filo allungato e a questo punto mi tiro il filo che è attaccato al gomitolo. Mi raccomando, fatelo bello lungo in modo che non vi tiri durante la lavorazione. Termino i miei 8 punti virgola, ne avevo fatti 4, 5, 6, 7 e 8. Lasciate un attimo il lavoro qua e sfilate l'uncinetto. Girandovi il lavoro sul davanti, vedete che noi dobbiamo riagganciarci a questo giro qua, saltando, come avevamo fatto nel giro numero 3, le 8 maglie. Quindi salterò partendo dalla prima maglia libera, conto 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mi segno la nona, quindi vado a reinserire l'uncinetto e termino facendo 4 punti virgola. Quindi 1, 2, 3 e 4. E questo sarà il risultato. Quindi vedete che già si comincia ad intrecciare. Adesso, esattamente come nel giro numero 3, ripeto la sequenza delle prossime 16 maglie. Quindi faccio 4 punti virgola, 1, 2, 3 e 4. Adesso mi devo andare a riagganciare alle maglie che avevo saltato nel giro numero 3. Quindi 1, 2, 3, 4, arrivo alla metà, mi allungo il filo, sposto il filo attaccato al gomitolo e lo appoggio qua nell'angolo a destra e mi porto il lavoro dietro. Reinserisco l'uncinetto e mi allungo come prima il filo attaccato al gomitolo. Quindi proseguo facendo i 4 punti virgola rimanenti, 3 e 4, lascio un attimo il lavoro qua, sfilo l'uncinetto e esattamente come prima devo andarmi a riagganciare a queste maglie qua, saltandone 8. Quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi segno la nona in modo da non perderla, reinserisco l'uncinetto e vado a terminare riagganciandomi su questa riga qua e facendo le ultime 4 punti virgola. Quindi 1, 2, 3 e 4. E questo sarà il risultato. Termino facendo le 5 maglie bassissime per la chiusura del cappello, una catenella e volto il lavoro. Una volta voltato il lavoro dovrò fare il giro numero 10. In questo giro qua il filo che avevamo portato sull'angolo di destra si dovrà sbrogliare se lo avete sistemato bene. Innanzitutto vi consiglio di portarvi avanti questo filo con cui poi dovrete lavorare in avanti, in questo modo qua. Ripeterò adesso le 5 maglie bassissime della chiusura del cappello, 3, 4 e 5, e adesso dovrò andare a ripetere la stessa sequenza. In questo caso non si devono più però contare le maglie, quindi 4, 8, salto. Basterà che vi ricordate che ogni volta che passate davanti ai fori
di spostare il lavoro sul dietro. Comunque ve lo faccio vedere, questo giro lo facciamo tutti insieme. Faccio il mio primo punto virgola, quindi 1, 2, voi non importa che contate, 3, basterà seguire il giro. Quando più o meno vi trovate a circa metà del foro, quindi in questo caso qui, esattamente come prima mi riallungo il filo, ok? A questo punto io non metterò più il filo attaccato al gomitolo a destra, ma semplicemente lo lascerò sulla mia sinistra e porterò il lavoro sul dietro. Quindi reinserisco l'uncinetto e se avete fatto bene tutti i passaggi basterà tirare il filo e si sarà sbrogliato. Quindi continuo a lavorare nello stesso modo, facendo in ogni maglia un punto virgola. Ogni tanto allungatevi il filo di lavorazione. Quindi quando mi accorgo che sono arrivata a circa metà del foro, riallungo il filo e semplicemente sposto il lavoro sul dietro, in questo modo qua. Reinserisco l'uncinetto e mi tiro il filo. Quindi vedete che il filo si è praticamente sbrogliato da solo. Il risultato sarà questo. Chiaramente in totale vi dovranno risultare 32 punti virgola. Quindi faccio l'ultimo punto virgola e il vostro lavoro dovrà apparire così. A questo punto termino il giro facendo le 16 maglie bassissime del bordo del cappello. Quindi vedete che è anche importante segnare almeno questa maglia qua, in modo da avere un punto di riferimento. Dopo aver terminato il giro numero 10 faccio una catenella e volto il lavoro. Adesso ripeterò il giro numero 9, quindi in questo giro qua dovrò intrecciare nuovamente il filo nella lavorazione, quindi faccio le 16 maglie bassissime del bordo. Terminato il bordo inizierò nuovamente la lavorazione della treccia con i miei 32 punti virgola, quindi basterà seguire semplicemente il giro che state facendo, ricordandovi ovviamente di portare dietro il lavoro quando incontrate il foro. Quindi mi ritrovo più o meno il foro qua, allungo il filo e come abbiamo detto nel giro numero 9
Il filo che è attaccato al gomitolo lo sposto sull'angolo di destra e porto il lavoro dietro, in questo modo qua. Reinserisco l'uncinetto e mi tiro il filo che è attaccato al gomitolo, me lo allungo un pochettino e continuo la lavorazione. Quindi continuo facendo i miei punti virgola fino a incontrare il prossimo foro. Quando mi accorgo quindi che sono più o meno a metà, mi riallungo il filo, mi sposto il filo attaccato al gomitolo sull'angolo di destra e faccio passare il lavoro sul dietro. Quindi reinserisco l'uncinetto e mi tiro il filo attaccato al gomitolo. In questo modo qua. E proseguo terminando i 32 punti virgola. Termino il giro numero 11 facendo le 5 maglie bassissime della chiusura del cappello, una catenella e questo sarà il risultato di questo giro. Vedete che c'è il filo che passa attraverso gli spazi. Quindi mi volto il lavoro, mi raccomando prendete il filo che è intrecciato e portatelo davanti all'uncinetto, in questo modo qua. Ripeto le 5 maglie bassissime della chiusura e ricomincio la lavorazione dei 32 punti virgola. In questo giro qua ovviamente il filo si dovrà quindi sbrogliare. Il discorso ovviamente non cambia, la lavorazione è sempre la stessa, quindi bisogna sempre ricordarsi di portare sul dietro, quando incrociamo gli spazi, il lavoro, perché è proprio quello che darà la forma alla nostra treccia. Arrivata più o meno a metà del foro, riallungo il filo e senza spostare il filo attaccato al gomitolo porto direttamente sul dietro. Reinserisco l'uncinetto e proseguo fino a incontrare il prossimo foro. Quindi mi ritrovo sempre davanti a circa la metà del mio foro, mi riallungo il filo e semplicemente passo il lavoro sul dietro, reinserisco l'uncinetto e mi tiro fuori il filo in questo modo e termino la lavorazione dei 32 punti virgola. E questo sarà il risultato della treccia. Quindi proseguo facendo le 16 maglie bassissime del bordo. Terminato anche il giro numero 12, faccio una catenella e volto il lavoro. Ripeto quindi in questo giro, che è il numero 13, le 16 maglie bassissime del bordo. Terminate le 16 maglie bassissime del bordo, continuo lavorando i 32 punti virgola e in questo giro qua dovremo andare ad intrecciare il filo. Quindi allungo il filo, vedete che sono già più o meno a metà, mi porto il filo che è attaccato al gomitolo nell'angolo a destra e porto il lavoro sul dietro, in questo modo qua. Inserisco nuovamente l'uncinetto e mi allungo il filo e proseguo.
faccio l'ultimo punto virgola e termino il giro facendo le 5 maglie bassissime della chiusura. Una catenella e questo sarà il risultato. Volto il lavoro e inizio il giro numero 14, quello in cui si sbroglia il filo, quindi mi passo il filo davanti all'uncinetto, faccio le 5 maglie bassissime della chiusura e ricomincio la lavorazione dei punti virgola. Quindi riallungo il filo, passo il lavoro sul dietro e a questo punto il filo mi si dovrà sbrogliare. E proseguo. Riallungo il filo, lo faccio passare sul dietro, reinserisco l'uncinetto e sbroglio completamente il filo. Termino quindi i miei punti virgola. Il risultato quindi della treccia sarà questo. Proseguo facendo le 16 maglie bassissime del bordo. Terminata la lavorazione del bordo faccio una catenella e volto il lavoro e inizio il giro numero 15, quindi facendo le 16 maglie bassissime del bordo. Fatta l'ultima maglia bassissima del bordo, a questo punto in questo giro dovrò andare a pareggiare tutto il bordo della treccia, quindi andare a ricreare un giro che mi attacchi praticamente queste specie di gobbettine. Quindi inizio facendo 4 punti virgola, 2, 3 e 4. Adesso devo andare ad agganciarmi a questa parte qua, quindi in questa parte qua dietro. Filo sull'uncinetto e vado a cercare la prima maglia libera disponibile, che è questa qua, quindi quella non lavorata, e vado a fare 8 punti virgola, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, in questo modo qua. Adesso devo andare a lavorare praticamente agganciandomi, quindi partendo da qui, da questo giro qua, devo andare a riagganciarmi facendo le mie ultime 4 maglie, 4 punti virgola in questa parte qui della treccia, quindi quella che passa dentro al foro. Quindi contate da qua, vedete questa parte qui entra dentro, dovete saltare le 8 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, e nella nona che andrò a segnarmi andrò a terminare facendo le ultime 4 punti virgola, quindi 1, 2, 3 e 4. In questo modo qua io ho pareggiato i primi 16 punti virgola della treccia. Adesso dovrò ripetere la stessa sequenza per gli altri 16, quindi ricomincio facendo
4 punti virgola su questa riga qua, 3 e 4. Adesso mi devo riagganciare a questa riga qua dietro, nel primo punto disponibile libero, quindi filo sull'uncinetto e comincio e faccio 8 punti virgola, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sfilo un attimo l'uncinetto e adesso devo andare a lavorare saltando 8 maglie che passano attraverso lo spazio e ricollegandomi a questa riga qua. Quindi devo andare a contare 8 maglie da saltare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi mi segno un attimo la nona, che è quella dove devo entrare. A questo punto vi dovranno avanzare 4 punti virgola in totale. Quindi termino facendo questi 4 punti virgola. 1, 2, 3 e 4. E questo sarà il risultato del collegamento della treccia. Quindi ho pareggiato tutto il bordo. Termino facendo le 5 maglie bassissime della chiusura del cappello, una catenella, volto il lavoro e faccio l'ultimo giro del primo modulo. Ogni modulo infatti corrisponde ad una treccia, quindi faccio 5 maglie bassissime della chiusura, 3, 4, 5 e adesso andrò a lavorare 32 punti virgola sul bordo che ho appena pareggiato nel giro precedente. Quindi vi basterà seguire il giro. Terminati quindi anche i 32 punti virgola della treccia, vado a fare il bordo. In questo caso qua però vado a lavorare 8 punti virgola e 8 maglie bassissime, quindi faccio il primo punto virgola, tolgo il marcapunti e segno la maglia. E proseguo. Faccio il secondo, il terzo, il quarto, 5, 6, 7 e 8. Adesso andrò a fare le ultime 8 maglie bassissime, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Una catenella ed ho finito il primo modulo. Con il giro numero 16 ho terminato il primo modulo della treccia. Potete utilizzare dal giro numero 1 al giro numero 16 per creare il vostro campione di tensione e quindi poi misurare l'altezza e quindi il numero di catenelle da avviare per arrivare all'altezza che vi serve. Nel mio caso, misurando dal bordo fino alla chiusura, ho 26 cm di altezza.
Continuate a lavorare da adesso in poi dal giro numero 3 al giro numero 16 ripetendolo per 7 volte, quindi per 7 moduli, ovvero 7 trecce. O comunque ripetete i moduli fino ad arrivare alla lunghezza che vi serve, che nel mio caso avevo calcolato era 45 cm. Ho terminato il mio pannello, quindi ho fatto in totale 8 moduli di trecce e sono arrivata alla fine del giro numero 16. Adesso dovremo cucire insieme questi due lati del pannello in questo modo qua. Quindi piegate il pannello in questo modo. Dopo aver piegato quindi il pannello, io adesso dovrò andare a cucire tutta questa parte qua insieme e andrò a cucirla facendo una maglia bassissima, prendendo soltanto un'asola per ogni maglia, quindi in questo modo qua. Mi porto questo filo davanti e vado a prendere solo questa costolina del primo punto e la costolina, solo questa qua, dell'altro punto. Prendo il filo che mi ero portata davanti e lo faccio passare attraverso tutti e tre gli anellini, in questo modo. Ripeto il procedimento, quindi prendo solo una costolina di qua, prendo l'altra costolina dell'altra maglia e faccio passare il filo attraverso tutti e tre gli anellini. Io in totale avevo fatto 53 maglie, quindi mi devono tornare 53 cuciture. Quindi continuate così fino a finire di cucire tutto il pannello. Termino con le due ultime maglie bassissime. Uno e due. Faccio una catenella, mi allungo bene bene il filo, mi raccomando tagliatelo abbastanza lungo perché poi vi servirà per chiudere il cappellino. E sfilatelo dalla catenella. A questo punto con la codina che avevate fatto all'inizio con le catenelle potete fare un nodino per fissarlo. Adesso prendete l'ago da lana e inserite il filo che avete appena tagliato nell'ago. Prendete il cappellino e giratelo al contrario, in questo modo qua. Quindi fate passare ovviamente il filo da sopra Adesso dovremo andare a passare il filo a zig-zag lungo tutta la circonferenza della chiusura, in questo modo qua. Entro con l'uncinetto, così, lo faccio vedere più da vicino, così, passa attraverso questo anellino qua e nel prossimo scendo giù, salto questo anellino e rientro in quest'altra asolina, passando anche sopra, così. Quindi riscendo giù, salto questo anellino qua e riporto sul lago, questa volta entrando anche nell'anellino accanto.
riscendo su con l'ago, salto nuovamente l'anellino successivo e riscendo, prendendo anche l'altro anellino e via via fate passare il filo senza stringerlo troppo, in questo modo qua, in modo che via via che passate l'ago da lana il lavoro tenderà a stringersi. Quindi fate tutta la circonferenza in questo modo fino ad arrivare al punto di partenza. Tanto lo riconoscete perché abbiamo lasciato la codina, quella con cui abbiamo fatto il nodino, fuori. Sono arrivata al punto da cui ero partita, quindi stringo bene il lavoro in questo modo qua. Adesso devo andare a cucire tutto questo foro, quindi se volete potete fare un altro nodino in modo da assicurarvi che il foro non si riapra, e sempre con l'ago da lana mettete il cappellino in questo modo qua e schiacciate, poi con l'ago da lana passate da una parte all'altra in questo modo qui. Quindi continuate a cucire tutto il foro. Una volta finito di cucire il foro, controllate bene che non ci siano rimasti spazi, quindi in questo modo qui va bene. Dopodiché fate un nodino di sicurezza in questo modo qua, quindi reinserite l'ago da lana e chiudete in questo modo qua. Fate un altro nodo in modo che assicurate bene il filo e adesso andate a nascondere questi fili qua. Tagliate il filo in eccesso e fate la stessa cosa con l'altra codina. Quindi una volta nascosti tutti i fili, girate il cappello sul dritto, dopodiché piegate il bordino e il cappello è pronto. Io spero che il video vi sia piaciuto, se vi va potete iscrivervi al canale, mi farebbe molto piacere, e attivate la campanellina.